Venezia. Giri con il carretto della spesa. Piove. Carretto in una mano e ombrello nell'altra. Già è difficile così. Suona il telefono e ti ricordi che sei senza un avambraccio. Sono nata così, motivazione sconosciuta. Credo che i filamenti del sacco amniotico abbiano strozzato il mio braccio quando ero ancora nel grembo materno. Sono un'infermiera. Che io abbia scelto la mia professione per scoprirne di più o perché mi hanno detto che era impossibile. Più probabile la seconda. La mattina mi vesto, mi preparo, devo pettinarmi. Oggi per fare la coda ci metto 30 secondi, ma non avete idea di quante ore e ore ho passato davanti allo specchio a provare e riprovare, a pettinarli delicatamente, a raccoglierli tutti, a tenderli in egual modo, ad attorcigliare l'elastico, per non parlare di quando ho voluto imparare a farmi la treccia. Poi, prima di uscire, metti le scarpe, ovviamente con i lacci. Devi far danzare questi due spaghetti in un intreccio sensato e solido. Mia mamma racconta sempre che quando ero piccola legavo anche le scarpe di mio fratello più grande, che non aveva ancora imparato. Quando siamo di fronte a una sfida, siamo più determinati a raggiungere l'obiettivo. E la mia vita è tutta una sfida. È una sfida con me stessa. La mia benzina è dire a me stessa, dimostrare a me stessa che ce la posso fare. Mi piace dirmi, te l'avevo detto, hai visto che forte che sei, fidati di me. Poi arrivo al lavoro, metto la divisa, i guanti, sembra sempre un'impresa. Ho questa mano rigida in cui devo infilare le dita una ad una. La misura del guanto è essenziale. E la mano buona non può permettersi di essere minimamente bagnata perché sennò fa attrito e spago tutto. L'abilità più ambita è l'ora dei prelievi, perché nessuno lo crede possibile. Sono lì al letto del paziente che mi guarda impaurito, ma non perché si sia accorto di me, perché tutti temono il dolore. E sono lì che devo trasmettere serenità e sicurezza quando respiro un'aria di tensione, neanche stessi operando a cuore aperto, ma perché lo vedo lì sullo stipite della porta il collega che mi ha inseguito, incuriosito e diffidente. Ma devo rimanere concentrata. Devo fare tutto secondo la mia scaletta mentale. Non ho neanche il tempo di apprezzare la modalità con cui raggiungo i miei obiettivi. Sono un sagittario. Scocco la freccia lontano e cavalco fino alla meta. A questo punto, quale sport pensate possa piacermi se non un estremo? Arrampicare. Mi ha affascinato subito perché mi ha dato la possibilità di utilizzare finalmente tutto il mio corpo, trasformare la mia debolezza nella mia forza, valorizzare, non nascondere. Prima di provare mi ero messa in testa che fosse impossibile. Sì, perché riuscendo a fare tutto, ogni tanto devo ricordarmi che sono disabile. Ma quando torni a casa dopo una gara internazionale con la vittoria in tasca, capisci che i limiti sono solo dentro di noi. Ovviamente ho passato anche io la mia infanzia traumatica, tra esclusione, pettegolezzi, vedermi diversa, vedermi malata, non accettata, fuori. Sì, perché a casa mi ricaricavo di amore e di accoglienza. Per non parlare del supporto percepito a tavola quando toccava a me grattugiare il formaggio sulla minestra. Il cercare sempre ciò che non pareva possibile avere mi ha donato tenacia. Vi pare che non mi piaccia perdermi in lavoretti minuziosi? Ho sempre cercato di somigliare agli altri. E mi ha fatto bene in realtà. Ho capito subito che uguali non è meglio, ma diverso è speciale. E poi anche perché ho imparato a muovermi in due modalità. Fino a 20 anni utilizzavo la protesi tutti i giorni, tranne a casa. E mi è indispensabile per il mio lavoro o per vogare alla Veneta. Ma ho capito che è solo una parte di me, che non me la porterò in tomba. E così ho provato a lasciarla a casa più spesso. All'inizio mi sentivo a disagio come mai prima. La paura più grande erano gli sguardi. Quegli occhi addosso, pieni di commiserazione nauseante, pieni di paura del diverso, timore dell'ignoto.
Sembrava stessi girando nuda, o peggio, che fossi un essere malato e contagioso. Mi nascondevo ancora più di prima, finché non mi sono fermata, mi sono guardata dentro lo specchio, dalla testa ai piedi. Sono scesa nella profondità dei miei occhi e mi sono detta: guardati, tu sei così, tu sei bellissima così. Accetta il tuo aspetto, apprezza il tuo difetto, ascolta la tua forza interiore. Ogni tanto abbiamo bisogno di prendere per mano noi stessi, parlarci, rassicurarci e incoraggiarci. E da quel giorno gli sguardi sono cambiati, ma perché io sono cambiata. Non mi nascondevo più. Giravo per le strade mostrandomi. Non li cercavo più quegli sguardi. Ovvio, morivo di paura di vederli ancora, ma non li vedevo, non li cercavo e forse non c'erano più. E se ogni tanto ne incrocio ancora qualcuno, sorrido. Non posso cambiare la prima impressione, ma posso cambiare la seconda. Ma la domanda è: come fai? Come affronti le situazioni? Una mia collega mi ha invitato a provare a vogare alla Veneta. Non avevo mai provato prima. Un bel pomeriggio d'estate, sole in fronte, brezza estiva, ci imbarchiamo in una mascareta, io, lei e il saggio vogatore. Mi spiegano la tecnica. Posiziona le gambe così, prendi il remo così, spingi, bla bla bla. Io ci provo, osservo, ascolto. Non ho mai amato condividere le prime esperienze. Ho bisogno di dedicarmi del tempo, darmi spazio per pensare. Ho paura di fallire, mi vergogno, ma soprattutto devo concentrarmi. Ascolto i consigli, ma mi confondono. Ho bisogno di parlare con me stessa per trovare la mia soluzione, che sia comoda, efficace, soddisfacente. Allora torni a casa. Com'è andata la prima lezione di voga? Mi sono seduta. Mi sono seduta e ho osservato. Li ho osservati attentamente. La posizione del corpo, il movimento del remo nell'acqua, la sincronia tra i due, l'armonia con il paesaggio. Ma soprattutto pongo attenzione ai dettagli, i polsi, il bacino, i piedi, gesti che andrò ad enfatizzare per sopperire alla mancanza. Quando devo apprendere qualcosa di nuovo, risucchio il sapere altrui. Osservo, elaboro, penso, immagino, analizzo, respiro. Conosco i miei limiti e lavoro per aggirarli. Vi ho accennato dell'arrampicata. Questo sport ho conosciuto un po' per caso, un po' per sfida. La passione è nata quando mi sono resa conto che ciò che pareva impossibile ai miei stessi occhi era la chiave di svolta per esprimere al meglio me stessa. Arrampicare è un gesto creativo e mai ripetitivo. È un movimento fluido che coinvolge tutto il corpo. È un gesto naturale, antico, primitivo. Te lo senti dentro come una danza. In altri sport, l'allenamento è la ripetizione infinita dello stesso movimento. In parete, ogni volta è diverso. Ognuno interpreta la salita a suo modo. È uno sport che richiede la tua attenzione al 100%, nella precisione, nella spinta, nel pensiero. L'allenamento è risolvere i problemi. È la palestra per risolvere i problemi della vita. È la mia quotidianità. È il mio allenamento. Il mio limite mi spinge ad essere presente in ogni momento di vita, da lavare i piatti a tagliarmi le unghie. La consapevolezza nel momento presente è meditazione.
produce energie positive, riconnette la mente al corpo, crea benessere e armonia. Ognuno di noi ha bisogno di riconnettersi, osservare le proprie particolarità, le proprie pietre preziose, pietre da scovare e da valorizzare per esprimere al meglio se stessi. Quando sei lì, in campo gara, pensi a te stesso, sei concentrato. Poi ti guardi intorno e vedi i tuoi compagni, chi in carrozzina, chi senza una gamba, chi è cieco, sopravvissuti a disgrazie della vita. E li trovi carichi, dinamici, entusiasti. Assapori la forza con cui superano le loro sfide. Rimani ammaliata dai loro approcci. Il movimento paralimpico è una mostra d'arte. È la traduzione individuale della sfida con se stessi. E noi siamo qui per vincere una coppa. Noi abbiamo già vinto la vita. Le prime Paralimpiadi si sono svolte negli anni 60 a Roma, anche se tutti ricorderanno solo quelle di Londra 2012. E mi sono domandata come mai tutta questa attenzione solo adesso. L'attrazione deriva dal riuscire a dimostrare la capacità di affrontare le situazioni in condizioni non perfette. Il concetto di perfezione al giorno d'oggi è stravolto. Non abbiamo bisogno di perfezione, abbiamo bisogno di vivere con intensità, di assaporare il calore sulla pelle, di essere presenti nei momenti di vita, di fermarci, guardarci intorno, respirare. Dobbiamo riempirci gli occhi di stupore, quello stupore che solo i bambini sanno insegnare. Dobbiamo imparare a vivere con consapevolezza la quotidianità, perché solo essa ci permette di fare cose fuori dall'ordinario, ci permette di fare ed essere straordinari. Potrei stare qui sul palco e elencarvi tutte le vittorie che ho portato a casa, ma la mia vittoria è mandarvi a casa con degli occhi diversi, con la voglia di conoscervi, di apprezzarvi, di reinventarvi, ma soprattutto di amarvi. Sono convinta che non basta prendere di petto le sfide. Ognuno di noi ha dei limiti che deve accettare per aprire nuovi orizzonti, così che i muri che abbiamo davanti non solo li superiamo, ma li sfondiamo. Grazie.